Buonasera Fabio, buonasera a tutti gli ascoltatori. Un grazie, anzi, molte grazie per avermi accolto in quella che io ritengo essere la culla dell'informazione libera e avermi permesso di trasmettere la mia conoscenza. Allora, so bene che un'introduzione troppo lunga non faccia mai piacere a nessuno, ma una piccola introduzione dovrete concedermela. Non solo per introdurre me stesso, che faccio qui oggi appunto il mio debutto su Border Knights, ma anche per introdurre la natura degli argomenti che andremo a trattare. In primo luogo io ho 27 anni, sono un artista, qualsiasi cosa questo termine evochi in voi, ecco, diciamo che quello che vedete in superficie è sicuramente la pittura e il disegno, ma potrete ben immaginare che c'è una costante e concreta ricerca rivolta a qualcosa di più alto, insomma, diciamo non uno studio rivolto solo alla plasticità che c'è dietro la creazione di un qualcosa di artistico, quindi non solo lo studio della storia dell'arte o comunque delle tecniche pittoriche per quanto interessanti esse possano essere, ma uno studio rivolto a, diciamo, quel qualcosa che ti porta genuinamente ad avvicinarti al processo di creazione di per sé. Per questo motivo tengo a rassicurarvi riguardo la natura degli argomenti che non sono necessariamente o esclusivamente diretti agli addetti ai lavori o comunque persone che gravitano nel mondo dell'arte, ma sono per lo più argomenti universali, ecco. Sono certo che nel corso della vostra vita, ma addirittura nel corso delle ultime ore, vi sarete magari ritrovati a formarvi una vostra linea di pensiero, una vostra etica su cui avete fondato magari delle vostre virtù e essendo appunto per natura universali sono anche per natura diciamo piuttosto divisori, ecco, quindi questo è un mio incoraggiamento al confronto, a farmi sapere se avete opinioni completamente opposte alla mia o magari affini, e se Fabio poi lo riterrà necessario sarà molto interessante anche approfondire certe vostre perplessità, magari in puntate future, ecco, riguardo appunto agli argomenti che andrò a sciorinare durante questa mia prima trasmissione. Non a caso, data anche la complessità di questi argomenti, ho deciso di scrivere un piccolo saggio. In realtà è venuto quasi automatico nella preparazione di questa trasmissione scrivermi degli appunti. Ne è uscito appunto un piccolo saggio che non voglio promuovere eccessivamente, ecco, sono qui per promuovere più che altro le mie idee. Ci tengo a sottolinearlo, mi piace molto la filosofia dei Purana, dove viene descritta una candela che si inclina un pochettino, una candela accesa, che si inclina un pochettino verso una candela spenta ed entrambi iniziano a brillare della stessa luce originale. Quindi direi sia il caso di iniziare la nostra puntata, introducendo il primo argomento che risulta essere quello del gusto, anzi più precisamente l'oggettività che risiede in esso. Su queste tematiche scrissero anche una sequela infinita di filosofi, tra i quali anche Immanuel Kant, ma diciamo che quello che più mi colpì per il suo modo di analizzare la questione e di comprovare l'esistenza di un gusto oggettivo fu proprio Montesquieu. Montesquieu infatti sosteneva l'esistenza di due categorie di gusto, cioè il gusto naturale e quello acquisito, e che entrambe queste categorie si influenzassero a vicenda. Ragionevolmente Montesquieu sosteneva che il gusto naturale fosse quell'istinto che, appunto per sua stessa definizione, no? Per istinto di natura, ci indirizza inconsciamente verso determinati interessi, come può essere un certo tipo di letteratura, un certo tipo di cinematografia o uno stile pittorico in particolare, dando così origine al gusto acquisito, no? Ma tuttavia ciò che rende particolarmente più interessante la teoria di Montesquieu è che è assolutamente più vero il contrario. Cioè il gusto acquisito riesce a plasmare ciò che noi naturalmente riteniamo gradito e affine a noi. E come lo fa? Come riesce a influenzare il nostro gusto naturale? Semplicemente prende come strumento e metro di valutazione ciò che noi già riteniamo interessante per natura e quindi lo modella. Quindi ciò che noi naturalmente riteniamo, come dire, di interesse adesso è dovuto al gusto che abbiamo acquisito nel corso della nostra vita. A favore di questa tesi mi viene addirittura in soccorso una personale esperienza, ecco, senza cadere indulgere in sterile e comunque non necessario elitismo o elitarismo, come si preferisca dire. Di fronte io stesso alla lettura di testi più impegnati, come possono essere anche i minori testi di Nabokov o di Dostoevsky, ad esempio Le notti bianche, mi ritrovai chiaramente
a riconsiderare tutto ciò che avevo letto di quella determinata nicchia, no? Succede ancora di più con nicchie ben specifiche, mi viene in mente magari il fantastico, la fantascienza, no? Magari se siete amanti del cinema avrete visto opere come Interstellar, ad esempio, film blasonatissimo, ma che io ritengo di una noia mortale, proprio perché ho letto le opere di Philip Dick. Di fronte alle opere di fantascienza di Philip Dick, letterarie, era uno scrittore, non si può fare altro che ammirare quanto visionario egli fu in quei contesti, in quegli ambiti, perché comunque io ritrovo e riscontro che tutto ciò che vedo in termini, come detto, fantastici, è già stato scritto da lui moltissimi anni prima. Ricordo appunto essere necessario per lo sviluppo dell'onestà intellettuale nel campo della critica o del riconoscimento comunque dell'oggettività di un'opera di ingegno, quella di stabilire dei punti di confronto. Pare quasi ovvio a parlarne, anche un bambino, oppure io stesso abituato magari alla modesta chiesa del mio paese di provenienza, rimango ovviamente stupito di fronte alla grandiosità di San Pietro. Quindi una volta stabilite le premesse di questa verità, è chiaro e viene quasi scontato affermare con certezza che esiste la possibilità di affinare il proprio gusto e di conseguenza quindi riconoscere qualcosa che sia di valore intrinsecamente superiore. Chiaramente qui non sto parlando del gusto in termini culinari, se si preferisce un kiwi piuttosto che una banana, questa è una, come dire, preferenza incontestabile. Mi riferisco piuttosto alla necessità e alla possibilità di giudicare oggettivamente un'opera di ingegno, diciamo secondo determinati criteri, perché comunque è proprio di criteri oggettivi che stiamo discutendo. Dobbiamo sempre tenere a mente che l'arte è un linguaggio di invenzione umana, così come ogni idioma, ecco, quindi è un linguaggio che vive di regola lei proprie, un linguaggio che comunque non deve essere o comunque non può essere necessariamente comprensibile a tutti, come tutte le altre lingue. Io ad esempio non conosco la lingua francese, ciò comunque non rende la lingua francese meno oggettiva o funzionale per la comunicazione. Tuttavia cercare di far passare un linguaggio come arte di per sé, ecco, diciamo che richiede uno sforzo piuttosto audace, nonostante siano stati fatti svariati tentativi. Possiamo ben ricordare quanto sia entrata nell'immaginario comune l'arte dei comandi militari, no? Quindi l'arte della distruzione, forse anche complice l'arte della guerra di Sun Tzu. Comunque, al contrario delle credenze avanguardistiche dei futuristi del Novecento, per me tutto ciò, quindi l'arte della distruzione, è quanto di più lontano possa esistere da ciò che riuscirei a definire arte. La morte, l'annichilimento, la distruzione di corpi e comunque anime innocenti non generano assolutamente nulla e il nulla quindi non può essere considerato arte. Al contrario di quanto enunciava il loro manifesto, no? Che loro insomma elogiavano la guerra, la paragonavano alla libertà. Poi sappiamo bene che anche uno di quelli che scritturò questo manifesto, uno dei volti del futurismo italiano, Boccioni, morì e perì a causa delle sue, secondo me, funeste convinzioni. Quindi una volta appurata la necessità di riconoscere l'esistenza di regole e oggettività per poter discutere o comunque giudicare o godere addirittura di un'opera d'arte, la mia critica si fa, come dire, più violenta, più malevola, più aspra verso chi comunque nega l'esistenza delle suddette regole. In particolare osservo in quest'epoca un costante desiderio e necessità, soprattutto di mascherare le proprie lacune culturali in ambito artistico, quindi comunque culturali in toto, dietro il cosiddetto velo di Maya, quello di Schopenhauer, insomma, il velo dell'illusione. Infatti è sempre più frequente l'uso della fallacia, io ritengo anche codarda, scorciatoia e carta della soggettività, quindi i gusti non si discutono, i gusti sono gusti e quant'altro, guarda caso però enunciati da coloro che non hanno assolutamente volontà o interesse di approfondire ciò in cui inconsapevolmente affondano ogni giorno. Addirittura persino per giudicare il kiwi che abbiamo menzionato in precedenza è necessario quantomeno preservare l'integrità del proprio gusto, no? L'integrità del proprio gusto potrebbe essere in qualche modo compromessa o corrotta, ad esempio magari da una febbre troppo alta. In quel caso non sapreste come giudicare oggettivamente quello che state assaggiando, ed è banalmente per lo stesso motivo che non potrei affidarmi a un cieco per la disamina di un'opera pittorica. L'assenza totale di una cultura artistica
Diciamo che non sarebbe neanche un problema di per sé, ma in realtà lo è, se non fosse appunto che una generale decadenza culturale influisce sulla qualità della vita del singolo e quindi di conseguenza sull'intera coscienza collettiva. È noto grazie anche, grazie tra virgolette, insomma, ai dittatori del passato, ma anche presenti, quanto siano potenti i mezzi, ad esempio, cinematografici per plasmare le masse, no? Ricordo che molti di loro furono appassionati dell'opera letteraria di Gustave Le Bon, La psicologia delle masse. Io chiaramente ne consiglio la lettura, dato che potrete riscontrarvi e ritrovarvi diversi modus operandi che potete vedere nella vita di tutti i giorni, ecco. È evidente che una riduzione della qualità delle produzioni, intendo sottolineare produzioni e non creazioni destinate al pubblico, porti inevitabilmente a un declino etico e morale, no? È come fare una dieta di sole caramelle, prima o poi il fisico collasserà, prima ancora i denti. Quindi prima di procedere con una ringa un pochettino più indirizzata è necessario fissare dei punti cardine, e il primo punto cardine cruciale che mi viene in mente è che la classe dirigente sia ignorante. Per qualche motivo, a me ignoto, si presume che chi ci governa non solo comunque si muova e agisca per il nostro bene, ma che comunque abbia una conoscenza superiore alla media. Niente di più falso, niente di più fasullo, niente di più farlocco. Forse è vero, hanno una sorta di conoscenza, ma un altro genere di conoscenza, la conoscenza delle persone, diciamo le persone che ti mettono sulla strada facile verso la poltrona, no? La cosiddetta poltrona, magari una sorta di stabilità economica, se vogliamo. Mentre la strada verso la verità e la cultura risulta essere in realtà l'esatto opposto, no? Qualcosa di molto più tortuoso. Non esistono scorciatoie per questo. E quindi la classe dirigente, se mai volesse effettivamente diffondere cultura tra il popolo, non saprebbe in realtà da dove cominciare. E comunque sottolineo e risottolineo il se mai volesse. È chiaro che non esiste interesse, capacità o comunque soprattutto, anzi volontà da parte del governo, qualunque esso sia, non esiste per definizione appunto un governo magnanimo, di istruire e alfabetizzare le persone alla vera bellezza. Chi si trova nella stanza dei bottoni, che comunque tengo a precisare non sono assolutamente i politici di facciata, è ben conscio di quanto possa essere pericoloso anche solo instillare la possibilità di libertà o comunque di un'idea pura che magari sproni alla ricerca dell'individuo. In ogni caso non c'è nulla di nuovo in quello che sto dicendo, lo descriveva benissimo Machiavelli nel Principe e comunque lo scrisse 500 anni fa, e quindi magari anche per definizione ritengo ogni forma di potere, ogni forma di governo un processo e un progetto addirittura machiavellico di per sé. Un altro punto cardine e fondamentale è che le persone ignorano come, diciamo, gran parte di ciò che considerano rilevante in termini artistici, quindi come detto serie tv, opere cinematografiche, ma anche la musica che adesso andremo a vedere, sia costruito, imbellettato se vogliamo, promosso per abbassare in toto il loro livello di coscienza. È chiaramente il prodotto della piramide invertita del potere, è palese quanto queste ideologie siano corrotte, vengono prodotte su misura dell'uomo, sulla misura delle masse in realtà, e rappresentano quello che io definisco un abito sartoriale, no? Ma un abito sartoriale progettato non per proteggere le persone, come magari può essere una cultura libera, una cultura pulita, che quindi magari una volta indossata, ovviamente in senso metaforico, ti protegge dalle intemperie. No, questo genere di cultura promosso dalla cosiddetta elite è diciamo un abito non per proteggere ma per contenere, ecco. Quindi è un abito oltremodo stretto, un abito che rende impossibile pensare ad altro se non appunto all'impossibilità di azione stessa, quindi un'impossibilità di vedere oltre la coltre di fumo innalzata da queste controiniziatiche ideologie che vanno oltretutto contro ogni forma di logica. Come detto e sottolineato prima, il tutto ricorda una fabbrica, ricorda una produzione. Infatti il maggiore esponente, quello che va per la maggiore, è Netflix, no? Netflix si firma con il marchio di fabbrica Netflix Original, una produzione Netflix, quindi sembra quasi che vogliano in qualche modo conferire una sorta di legittimità a quello che il pubblico va a vedere.
essendo loro molto grandi nell'industria, tra virgolette, cinematografica, è come se ti stessero dicendo tra le righe, noi ci firmiamo, noi siamo grandi, quello che andrai a vedere è oggettivamente qualcosa di grande. Ma è qui che comunque risiede la sostanziale differenza, diciamo il fulcro dell'intero discorso. Il fulcro è che un artista crea e un'azienda produce. Netflix è un'azienda, Netflix produce, un artista invece crea. Infatti sfido chiunque a guardare mezzo show prodotto da Netflix. Chiaramente non vi sfido a guardarlo tutto perché ci tengo e penso che solo un folle, un malato di mente potrebbe guardare tutto uno show di Netflix e goderne addirittura e andarlo a consigliare agli altri, completamente un pazzo. Vi sfido a guardare appunto metà di questo show. Io vi assicuro che guardandone poi metà di un altro, oppure addirittura un quarto, meglio ancora, non riconoscerete mai né il regista, né il direttore della fotografia, né il costumista, perché di artisti non ce ne sono. Tutti quelli che potevano, che sarebbero potuti essere o diventare artisti, sono diventati mestieranti. Ed è triste quindi constatare quanto le persone poi siano costrette o comunque basino i propri gusti sulle proprie abitudini, su ciò che viene loro proposto dalle varie piattaforme, chiaramente tramite algoritmo o comunque tramite mode, no? Vediamo in un certo punto, in ogni punto storico, momento storico, serie TV o film propagandati a non finire e spalmati dappertutto. Quindi il problema è che poi, chiaramente un occhio più critico, la moda non vince mai la prova del tempo, mentre il genio sì, no? Non a caso per lo stesso motivo si legge ancora Shakespeare, mentre, non so, degli ultimi film della Marvel se ne ricorderanno forse solo gli incassi, dato che hanno fatto i milioni, insomma, o i miliardi addirittura. Ma infatti vi sarete anche accorti come i cantanti preferiti adesso dalla massa delle persone siano quelli che più appaiono in questi determinati ambiti. Mi viene in mente, essendo italiano e residente in Italia, mi viene in mente il Festival di Sanremo, no? Un festival che dovrebbe essere, se non sbaglio, per definizione della musica, ma che non è altro che un enorme think tank, no? Che contiene tutte le ideologie e le mode che verranno poi perpetrate e reiterate nel corso dell'anno che verrà. È un qualcosa, come disse anche Massimo Mazzucco, che è famoso solo perché è famoso, e poi, permettetemelo e dovrete accettarlo, un qualcosa di inaccettabile, soprattutto per chi ama la musica. La musica si trova altrove, quindi è chiaro, è palese come chiunque partecipi a tali festival è spesso un prodotto dell'industria, un personaggio costruito, magari uscito da qualche talent e sfruttato fino a quando non sarà deciso che la moda dovrà cambiare, no? E quindi ci saranno nuovi volti da spingere ogni 2-3 anni, quindi dopo i 3 anni inizia a soffrire di vecchiaia per questo genere di industria. Quindi in merito mi verrebbe anche da esternare parole violente contro i talent show, che secondo me non dovrebbero assolutamente esistere. Come detto, il genio viene universalmente riconosciuto con il tempo, invece quello che fa il talent è amputare ogni processo di miglioramento e di quello che può essere di un artista e imboccarlo così com'è alle masse. E così facendo però crei anche e setti un nuovo standard per chiunque sia creatore o fruitore dell'arte in questione. Cioè se un cantante vince, adesso non voglio fare i nomi di questi talent, viene premiato nel talent più famoso del paese, quel determinato artista sarà il perno su cui ruoterà tutta la produzione futura, prossima, diciamo, della musica, ad esempio. Fino a quando appunto non sarà eletto un nuovo vincitore che lancerà una nuova moda e via discorrendo. Ma poi qui sorgono le prime perplessità, cioè chi può legittimare i criteri con i quali viene premiato un artista in un determinato talent? E poi chi lo ha premiato? E poi comunque chi può dimostrarmi che non ci sia stata manipolazione da parte di chi ha scritturato gli autori del programma? Non torna anche perché lo stesso vincitore poi avrebbe vinto anche in un altro talent, magari su un'altra rete, come può essere magari la Rai o Mediaset. E poi soprattutto il dubbio che mi viene ancora più lecito è in base a quale principio di autorità un talent dovrebbe dettare la direzione che l'arte dovrebbe seguire da quel momento in poi. Come detto, se tu fai vincere un artista, su lui ruoterà tutta la produzione futura, perché è quello che ha funzionato, è quello che è stato premiato, difficilmente qualcuno si discosterà, perché se no non mangi, insomma. Per me infatti tutto questo, come detto, non dovrebbe esistere, e addirittura Mussolini, che era un dittatore, disse che l'arte appartiene al dominio dell'individuo.
Cioè, in questo riciclo di gente, chi credete essere rappresentante della musica o della cinematografia del vostro paese non è altro che un portavoce delle ideologie vigenti, no? Bisognerebbe anche possibilmente approfondire, ma non lo farò in questo caso, magari sugli effetti che hanno le vibrazioni della musica sul vostro organismo. Sono stati fatti esperimenti, sono stati provati e comprovati, quindi magari un piccolo consiglio che vi posso fare di lettura è quello di approfondire gli scritti di Masaru Emoto. Sicuramente sarete a conoscenza dei suoi scritti riguardo al miracolo dell'acqua. Non mi prolungo a riguardo e direi di procedere oltre, perché è un argomento che potrebbe portarci via un sacco di tempo, ecco. Ma comunque, come detto, questo discorso si può estendere a varie branche dell'industria, dell'intrattenimento in toto, no? Io, ad esempio, amo il cinema, come penso avrete potuto notare, ma nutro un disprezzo profondo, quasi atavico nei confronti degli Oscar. Gli Oscar sono un circuito elitario di miliardari che si premiano a vicenda, e non a caso il 90% delle premiazioni avviene in territorio statunitense, cioè vengono produzioni statunitensi, come ad esempio ultimamente abbiamo visto anche Top Gun. Cioè Top Gun è un film finanziato e promosso dalla Marina Militare del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che nel momento in cui viene premiato mi fa passare un messaggio che è quello che, se tu non sei dalla nostra parte, cioè dalla parte degli americani, siamo ben giustificato nel portare la nostra democrazia nel tuo paese a suon di bombe. Ed è così. Infatti un'opera che è stata recentemente premiata con il maggior numero di premi, penso, alla premiazione degli Oscar, è stato proprio Oppenheimer, cioè un film sulla bomba atomica. Sarà un caso, ma comunque vabbè, chiaramente non si può negare la bravura di Christopher Nolan. Il film visivamente è incredibile, a livello di forma è incredibile, però rimane un film che quasi cerca di giustificare l'utilizzo delle bombe atomiche. Infatti un film americano, premiato da americani, perfetto. E Barbie, propaganda secondo me femminista della peggior specie. E voglio chiarire una volta per tutte le mie posizioni riguardo a questa mia esternazione, cioè che ritengo pattume Barbie, perché ritengo pattume anche tutti coloro che hanno preso Barbie come simbolo della propaganda femminista. Cioè, è chiaro che anche un bambino auspicherebbe che entrambi i genitori, cioè madre e padre, godano degli stessi diritti, ma prendere Barbie ad esempio è un atteggiamento ridicolo e incompatibile con qualsiasi concetto legittimo che ci potrebbe essere di puro femminismo. La stessa bambola Barbie ha instillato nella memoria collettiva lo stereotipo della donna perfetta, cioè quella alta bionda con gli occhi azzurri. Quindi qualsiasi variazione della suddetta bambola, no? Quando vi viene fatta vedere la bambola nera, la bambola grassa, la bambola magra, la bambola più bassa, la bambola un pochettino più alta ma un po' più grossa, non mira assolutamente all'inclusività e alla rappresentanza. Il film l'ha dimostrato, ma mira solo ed esclusivamente a incrementare le vendite di gadget di tutti coloro che non si ritrovano ad essere invece come l'originale Barbie, cioè alta bionda con gli occhi azzurri. E tornando quindi ai produttori di serie, si può dedurre quindi che il gusto contemporaneo non miri certo al gusto di per sé, ma all'inclusività e alla rappresentanza di fasce minoritarie che vorrebbero comunque maggior diritti di tutti gli altri esseri viventi. Non a caso le fasce minoritarie rappresentate, facente parte della cultura woke, della cultura gender, vorrebbero, ma solo per loro, diritti inviolabili, e anche la possibilità di godere di ogni vizio, perché di vizio si tratta, che meglio rappresenterebbe la loro subcultura. Non a caso si è arrivati a legittimare la compravendita di bambini. Bisogna chiamarla per quel che è, la gestazione per altri, come viene definita dalle piattaforme, che poi evitano chiaramente di chiamare il tutto come compravendita di bambini o utero in affitto. È qualcosa di, non lo so, è qualcosa di innaturale, soprattutto se si tiene conto che ci sono i prezzi variabili a seconda delle caratteristiche del bambino. Cioè un bambino biondo, soprattutto una bambina bionda con gli occhi azzurri, è quella che costa di più rispetto agli altri, ed è assolutamente ironico se si pensa a quello che ho appena detto riguardo a Barbie. È assolutamente allucinante, quasi non ci si potrebbe credere. Comunque questo non è altro che il prodotto della tanto decantata e finta democrazia, cioè una democrazia che illude sulla libertà degli individui, concedendo il permesso di compiere folli atti
come può essere quello di cambiare, tra virgolette, chiaramente il sesso biologico, o persino comunque negarlo, ma che comunque ironicamente censura qualsiasi dubbio sollevato contro di essi, quindi è una finta democrazia. È una democrazia quindi che nega la libertà di esprimere pensieri divergenti da quelli in atto, e soprattutto è una democrazia che ti affibbia etichette nel modo più spregevole. Chiaramente se ti discosti dalla narrativa del regime viene etichettato, l'abbiamo visto negli ultimi anni, no? Quindi ciò che contesto è la mancanza di onestà intellettuale nel riconoscere proprio una limitatezza, come dire, una sorta di arrendevolezza di fronte alla possibilità di affinare il proprio gusto, di guardare oltre le classifiche e Netflix, ecco. Quindi, come detto, basare il proprio gusto sulle classifiche, sulle mode anche, è tanto stupido quanto coloro che vi si affidano. Cioè non si può legittimare un pensiero solo perché è ampiamente adottato dalla moltitudine. Se no altrimenti crederemmo ancora nella teoria tolemaica, no? Ma comunque vorrei evitare di dilungarmi troppo su questo punto. Quindi, come detto, è necessario fare affidamento a dei punti cardini per basare il proprio gusto, sia naturale che acquisito, per meglio comprendere quello che stiamo assimilando, no? Ci terrei anche, data la circostanza, a consigliarvi un qualcosa che appunto potrebbe rendervi più comprensibile o piacevole magari la prossima fruizione di determinate opere, no? Mi viene in mente un'opera che consiglio molto spesso, che è passata molto in sordina, ma non per chi comunque ama il cinema, che è L'Angelo Sterminatore di Luis Buñuel, un'opera del 1962. Forse conoscerete Buñuel per il cortometraggio fatto con Dalì, Il cane andaluso, una cosa secondo me incredibile, che però purtroppo questo Angelo Sterminatore viene un pochettino snobbato da magari anche i più giovani, perché è un film che si presenta in bianco e nero, e quindi la scusa per non guardarlo solitamente è: ma questo è un film vecchio, non mi piacciono i film in bianco e nero, i film diciamo vecchi in bianco e nero mi annoiano. Ecco, chiaramente questa presenta una grossa fallacia logica, soprattutto perché non si può considerare necessariamente un film vecchio solo perché è in bianco e nero. Cioè limitare la paletta dei colori agli estremi opposti potrebbe essere banalmente una scelta stilistica, come ho detto prima per quanto riguarda Guernica, no? Guernica è stata fatta in bianco e nero perché Picasso vide il bombardamento sui giornali in bianco e nero perché non c'erano i colori, e la rappresentò in bianco e nero. Ma può essere anche una scelta motivata da simbolismi, no? Sappiamo anche bene come il bianco e il nero siano stati utilizzati non solo nell'ambito pittorico, ma anche nel campo descrittivo e atavico dell'iconografia religiosa. Infatti c'è una favola riportata nel libro James Fox, Il mondo a colori, che riporta questa favola per il quale i corvi sono neri piuttosto che bianchi. Sostanzialmente prima si diceva che i corvi erano bianchi come la veste di Cristo, ma questo corvo iniziò a raccontare bugie, quindi Dio, per punirlo, prese non so, un pezzo di legno ardente, glielo lanciò, che macchiò il corvo di una macchia impossibile da togliere, e quindi da lì in poi i corvi diventarono neri, ecco. Ma poi soprattutto non si può per partito preso ritenere un qualcosa vecchio, magari perché creato 50 anni fa, quando poi si è tutti in fila a vedere la Gioconda. Ma c'è un motivo anche per questo, che si rifà a quello che ho precedentemente esposto, cioè perché la Mona Lisa è così famosa? Beh, chiaramente perché è un'opera di Leonardo. Qui bisogna mettere assolutamente le mani avanti. Non sto dicendo che essendo qualcosa di famoso non ha motivo di esserlo. Chiaramente l'opera di Leonardo è ineccepibile, oggettivamente di qualità superlativa, ecco. Ma quanti sanno però perché è diventata così famosa? Salto a pie pari tutta la spiegazione tecnica, ma banalmente divenne così tanto conosciuta, divenne un caso mediatico perché venne trafugata. Venne rubata da Vincenzo Perugia, che appunto si intrufolò nel Louvre, nel quale l'opera era esposta, e la riportò in Italia. E il furto, diciamo, trasformò immediatamente il caso in un enorme scandalo mediatico, perché diciamo che coinvolse soprattutto la stampa internazionale nel corso del processo. Quindi
I giornalisti in tal circostanza fecero un ottimo processo di coverage, ecco, dell'informazione, e quindi si riconfermano vere le mie tesi che ho esposto in precedenza, no? Di qualcosa che diventa famoso perché è famoso, soprattutto se teniamo in considerazione diversi fattori fondamentali, cioè che l'opera di Leonardo è sì straordinaria, ma esistono copie assolutamente identiche. E ne esistono copie anche verificate che sono state attribuite a Leonardo stesso, ma poi sono state attribuite ai suoi allievi, quindi i suoi allievi dipingevano bene tanto quanto lui. Tanto è vero che della Gioconda è risaputo che i fondali non li avesse fatti lui, ma si sa, insomma, sento che molti si scandalizzano quando dico che la Gioconda non è stata fatta interamente da Leonardo. Prima gli artisti lavoravano in botteghe, le botteghe avevano degli allievi, e gli allievi a volte facevano e producevano e creavano in toto i quadri sui quali poi l'artista maestro non applicava nient'altro che la firma. È ben risaputo dai tempi del neoclassicismo, ecco. Ma la copia più, diciamo, più affascinante secondo me è quella del Museo del Prado. Non a caso si chiama Gioconda del Prado, perché si trova appunto a Madrid, che risulta essere uguale, se non per alcuni dettagli e soprattutto nei colori a primo acchito, ma perché semplicemente vennero applicati dei processi di conservazione, cosa di cui chiaramente la Gioconda di Leonardo non potrà godere, perché è iconica e riconoscibile per via delle sue screpolature, del tono leggermente, diciamo, giallastro e quant'altro, quindi banalmente anche ne risentirebbe l'industria dei gadget a tema Gioconda, no? Bisognerebbe rifare tutte le magliette, le tazze, i poster e chissà cos'altro, ecco. Ora, dopo questa massiccia e massiva infarinatura dell'argomento del gusto, dobbiamo passare a quello di bellezza. E non possiamo negare a questo punto che non esista una bellezza universale. Lo sosteneva addirittura anche Platone nel simposio, quando dava voce ai partecipanti del banchetto, diciamo che riuscivano a districare la distinzione tra bellezza volgare e bellezza divina, no? Ma bisogna essere onesti, lo sono stato fino ad ora, ma quindi non posso esimermi dal continuare ad esserlo. Effettivamente riconoscere e circoscrivere il concetto, il termine di bellezza è un compito veramente arduo, perché l'origine della parola stessa sfugge alla nostra comprensione e sfugge alla nostra conoscenza storica, non sappiamo da dove derivi questa parola, quindi quello che possiamo fare per descrivere qualcosa di bello è affidarci a delle linee di pensiero che io personalmente ritengo anche le più diciamo applicabili e condivisibili. Difatti noi siamo più greci di quanto crediamo di essere, perché inconsciamente abbiamo assimilato e adottato la filosofia del kalos kai agathos, cioè consideriamo bello ciò che è buono, ma buono non solo in termini morali ma anche in termini plastici. Infatti un esempio universale, secondo me, può essere l'esternazione che bella strada. Chiaramente non si riferisce alla strada, non ci si riferisce alla strada come di un bugaro, sarebbe diciamo un'esternazione piuttosto audace, ma diciamo come di un qualcosa che incarna la promessa per la quale la strada è stata costruita, no? Però è anche vero che qui i miei detrattori potrebbero avere un po' di gioco qualora sostenessero che è vero, i nostri nonni o bisnonni potrebbero aver definito bella una strada che migliorava effettivamente il collegamento con il centro della città, che facilitava magari la ricezione del pane, del giornale, della consegna del latte, delle uova, ma che ora noi consideriamo in stato decadente e fatiscente. Questo perché appunto non porta più in sé la qualità della suddetta strada, no? Il motivo per il quale è stata costruita. Cioè è vero, ma qui non si sta parlando di arte. Come menzionato all'inizio di questa trasmissione, ti può piacere tutto, esistono i coprofagi che scambierebbero volentieri una crema alla nocciola per la loro pietanza preferita, e comunque non esistono criteri per assegnare la ragione a chi potrebbe contestare la sua preferenza, ecco. Ma come detto, noi stiamo parlando di arte, di linguaggio e quindi di regole. Non a caso prima ho menzionato l'esistenza dei fondamentali dell'arte. Quindi, dato che mi ritrovo in stato totale di rassegnazione di fronte a chi adesso rinuncerà o rinuncerebbe alla ricerca di qualcosa di superiore,
ho anche un pensiero ancor più malevolo riguardo ai sostenitori dell'intelligenza artificiale, tra mille virgolette, chiaramente. Nei campi in cui opero, quindi nell'arte o comunque nell'arte contemporanea, l'intera questione è diventato sostanzialmente un nuovo dogma, è un nuovo dio, anzi. Sappiamo bene cosa succede quando si esclude la possibilità di dubitare di qualcosa, no? È successo recentemente in ambito scientifico, ancor meglio propagandistico, no? Quando qualcosa non viene sottoposto a revisione, quel qualcosa diventa un dogma, quindi sia chiaro, poi non sono un passatista come potrebbe sembrare, sono grato forse all'Occidente per alcune sue scoperte e invenzioni, che sicuramente hanno agevolato la vita di tutti noi, ma anche di noi pittori, ecco. Penso magari all'automobile. Per me l'automobile è un fantastico osservatorio, no? Ci permette di vedere i posti da cui che stiamo raggiungendo, ma non è più di questo. Non divento come un Crash nel film di Cronenberg che cerca di unirsi, installarsi dei pezzi meccanici per diventare una macchina anche lui. Quindi appunto non sono un passatista, perché altrimenti, non so, penso alla pittura a olio. Anche la pittura a olio a un certo momento della storia è diventato un nuovo medium, quindi se fossero stati tutti passatisti l'avrebbero dovuto bandire per partito preso, no? E per fortuna non è successo. Però tuttavia devo contestare il costante sviluppo di questa questione più altre verso direzioni che sono per me a dir poco discutibili, no? Chiaramente bisogna fare una precisazione una distinzione anzi tra i termini di progresso e sviluppo. Un esempio: una relazione amorosa può svilupparsi in una rottura, quindi ci si può lasciare, ma al contrario, proprio per definizione, potrebbe progredire in un matrimonio, comunque in una collaborazione ancora più stretta tra i coinvolti, no? Il progredire porta all'umanità, no? Quindi per me, penso allo stesso Occidente che prima ho elogiato, un Occidente che inventa una bomba atomica capace di spezzare il mondo in due distruggendo ogni forma vivente, per me quello non è progresso, perché come detto il progresso mira all'umanità, non alla sua distruzione. Quello è uno sviluppo di una tecnologia e di una scienza che però non porta a nulla, cioè non progredisce, è solo sviluppata per se stessa, ecco. Tornando al tema dell'intelligenza artificiale, potrei deflagrare ogni argomentazione a favore dell'intelligenza artificiale dicendo che non può esistere intelligenza dove non vi è coscienza, ok? Quindi un martello non può essere intelligente, ma può essere intelligente l'invenzione dello stesso, no? O quindi oppure l'utilizzo che si decide di farne. Quindi so già che mi sono ritrovato anche a leggere in questi lidi che allora quindi anche un albero non è intelligente, e quindi quello che potete fare di fronte ad esternazioni del genere è pretendere che chiunque abbia detto questa sciocchezza non esista, perché probabilmente è vero. Non riconoscere il progetto intelligente dietro ogni forma vivente è sintomo di totale cecità di fronte alle evidenze, no? È proprio sintomo, è sinonimo, è simbolo di completa mancanza di raziocinio. Quindi vi consiglierei di evitare di perdere tempo, comunque perpetrare questa idea per il quale gli alberi non sono intelligenti, le forme di vita non sono intelligenti. È assolutamente ridicolo. Quindi forse mi viene in mente che le persone i più hanno dimenticato l'origine del termine robot, no? Quello che loro definiscono intelligenza artificiale non è altro che una macchina, ed intelligente non ha assolutamente nulla, come detto, perché è privo di coscienza, e la coscienza non risiede nel cervello. Non è possibile dimostrare che la coscienza risieda nel cervello, e quindi un robot dotato di un cervello meccanico, come viene definito, non è detto che sia cosciente solo perché fornito di un cervello. Quindi, detto ciò, il termine robot nacque da un termine, deriva da un termine ceco che è robota, che significa il lavoro pesante. Quindi è ancora più ridicolo, perché non comprendo come si sia riusciti a ignorare il toto il significato originario del termine, quindi, ma soprattutto a nostro svantaggio, no? E applicare la presenza di queste macchine come protesi per qualsiasi cosa. Mi viene in mente subito l'orologio, quello dei battiti del cuore, o per dirti se devi dormire, come se tu non sapessi che hai bisogno di dormire perché ti senti stanco, oppure per sapere quanti passi hai fatto. Cosa ti serve sapere quanti passi hai fatto se non magari per un allenamento? Ma
riscontro che tutti e gran parte delle persone che utilizzano questa tecnologia sono persone magari che lavorano in un ufficio, quindi hanno bisogno di sapere, ma per qualche motivo, se hanno bisogno di dormire o hanno assimilato le calorie necessarie per il sostentamento, ma per me è ridicolo anche solo a pensarci. Non a caso mi viene in mente Alexa, cioè Alexa è, penso, un esempio moderno di decadimento e corruzione dello spirito, perché è la perfetta incarnazione del Grande Fratello di Orwell, cioè che tutto vede, tutto sente. Poi che chi lo usa mi dica no, ma non ti sente, è una cavolata, perché se tu la chiami ti risponde. Quindi l'unico modo che ha un morto per risponderti a una domanda è quello di non essere morto, no? Mi viene in soccorso anche una definizione che diede un grande artista che è Miyazaki, Hayao Miyazaki, cofondatore dello studio Ghibli, quando gli viene proposta la possibilità di animare un suo cortometraggio con l'intelligenza artificiale. Chiaramente si disperò, ma quello che disse fu qualcosa che voglio ribadire e sottolineare all'infinito, cioè che l'uomo ha perso fiducia in se stesso. Io direi sia il caso di concludere questa breve narrazione tratta dal mio saggio con un messaggio di speranza per tutti voi, sia che siate creativi o che non lo siate. Sappiate che non verrete mai sostituiti dalle macchine. La terminologia intelligenza artificiale, come detto, è un ossimoro di per sé, perché l'intelligenza artificiale non può inventare nulla di nuovo. In ambito creativo, se siete dei creativi, ciò che fa, o comunque quello che le permettiamo di fare in realtà, è considerare i vostri input, prendere tutti i dati di cui è, tra mille virgolette, a conoscenza, mescolarli e produrre un output, no? In ambito non creativo comunque il discorso è il medesimo. Una macchina non può, come detto, inventare nulla, non può sviluppare una formula per viaggiare su un altro pianeta, non può scoprire una cura per una malattia, non può creare una composizione artistica senza attingere alle altre miliardi di composizioni artistiche che, inutile dirlo, sono frutto dell'ingegno umano. Per questo motivo infatti non la vedremo mai fondare un movimento artistico, no? Come invece è successo, non lo so, per il fauvismo, il neoclassicismo, il suprematismo o il dadaismo ancora di più e così via. Quindi è vero, la macchina possiede una potenza di calcolo superiore alla nostra, no? Questo perché ogni calcolo si basa su dati disponibili, però se teniamo e prendiamo per vere queste mie tesi, che vorrei, se necessario, qualcuno smentisse se lo ritiene opportuno, in bocca al lupo. Queste deduzioni mi portano a un'inevitabile conclusione, cioè che l'intelligenza artificiale non esiste, perché non risiede intelligenza, come detto, in un macchinario, e quindi dove sarebbe la sostanziale differenza con una macchina di adesso con una macchina del passato? Non esiste alcuna differenza, quindi un esempio che mi viene proprio in mente così su due piedi è lo spremiagrumi. Lo spremiagrumi contemporaneo magari è molto più performante di uno spremiagrumi magari più anzianotto, più vecchio, ma non è merito dello spremiagrumi, è merito dell'uomo che ha portato gli aggiustamenti e le modifiche necessarie per migliorare l'oggetto in questione. Quindi l'uomo genera un sistema per meglio far funzionare le lame, quindi lo applica l'input di cui abbiamo precedentemente parlato, e la macchina lo esegue output. Quindi in cosa è stata intelligente la macchina? Secondo me assolutamente nulla. E allora possiamo delineare la limitatezza di una macchina, ma come potremmo farlo invece per quanto riguarda la circoscrizione dell'inventiva dell'uomo? La creatività non si può misurare, non si può calcolare, la creatività non si può estrarre dal nulla, la creatività è nata, la creatività è una costruzione personale formata da flussi di coscienza e incoscienza, che sono per lo più invisibili, ma soprattutto sono invisibili alla macchina più avanzata. Quindi voi, come me, non dovrete mai aver paura di essere e di venire sostituiti da una macchina. Voi siete uomini, siete esseri umani, e voi possedete la scintilla divina di cui la macchina non potrà mai godere. E con questo vi saluto, con questo vi ringrazio per la vostra attenzione. Se siete arrivati fino a qui vi ringrazio soprattutto per il vostro tempo che avete deciso di investire e dedicare in questa mia trasmissione. La chiamo tra virgolette opera di divulgazione,
perché non do assolutamente il vostro tempo per scontato. Vi ringrazio se riterrete necessario magari approfondire alcuni degli argomenti trattati in questa trasmissione oppure altri, fatemelo sapere. E quindi vi saluto. Un grazie ancora Fabio e un abbraccio.